Ciao a tutti, sempre io, Davide di Audio Costruzioni. Oggi parliamo di due belle macchine, due macchine consumer, però molto interessanti. Parliamo del Denon, il DCD 600 e il PMA 600. Sono un lettore CD e un amplificatore usciti veramente da poco, parliamo del 2019. Prima di tutto mi faccio un po' di pubblicità al nostro negozio, diciamo www.audiocostruzioni.com, trovate qualsiasi cosa, nuovo, usato, insomma veramente di tutto e di più. Abbiamo oltre un sito internet, abbiamo anche un negozio fisico. Parliamo di prezzi. Il prezzo di listino del lettore CD ad oggi 2019 è di €299. Il prezzo di listino dell'integrato, amplificatore integrato, è di €399. Normalmente, ho visto in giro, si fa una scontistica e si va $260 per il lettore CD e tipo 350 360 per l'amplificatore circa. Va detto che in giro si trovano dei prezzi anche più bassi, no? Soprattutto su eBay, su questi siti Amazon, eBay. Bisogna fare molta attenzione perché i prezzi sono da intendersi di importazione ufficiale, e l'importatore è la ditta Audiogamma, no? Che ha tanti altri marchi molto importanti. Quindi garanzia di 2 anni pieni, ok? E assistenza anche dopo. Vi spiego meglio: se voi acquistate una cosa da eBay che arriva per esempio da un sito tedesco, la garanzia è un problema, perché anche se vi danno un anno, perché in genere in Germania c'è un anno, a volte è così, dovete mandarlo proprio dove l'avete acquistato, quindi magari se arriva dalla Germania vi tocca rimandarlo in Germania, ma anche dopo quando è scaduta la garanzia, se lo mandate a un centro assistenza italiano e vi serve un pezzo di ricambio, non ve lo danno, ok? Questo per premettere questi prezzi strani che si trovano in giro. Ma andiamo a descrivere i nostri prodotti. Il DCD 600, ci sono due finiture, silver e nera, è praticamente il successore del DCD 520, che è una macchina che ho stravenduto, no? E va veramente molto bene. Questa è l'evoluzione, ancora meglio. È un 32 bit 192, monta un processore AL32 Processing, che non lo conosco, circuitazione del clock precisissima, uscita digitale analogica e bim bum bam, le solite cose, insomma. Pannello di alluminio veramente importante, costruzione bellissima, un bel display, e anche guardate come va bene l'uscita, okay, vedete come è precisa. Dopo le andiamo a vedere anche dietro. Mentre parliamo dell'amplificatore, l'amplificatore è un 45 watt, va detto una cosa, sono ad alta corrente questi qua, quindi c'ha veramente tanta energia. Rispetto al modello prima, che era il PMA 520, che costava anche un filino meno, no? Hanno aggiunto delle caratteristiche che secondo me sono quasi essenziali per un prodotto degli anni, diciamo di questi anni qua. Parliamo dell'entrata Bluetooth, dell'entrata digitale ottica e coassiale, quindi possiamo collegargli tranquillamente il nostro decoder di Sky, la nostra TV di ultima generazione, che di solito hanno solo l'uscita cuffia e neanche quella, invece l'uscita digitale ce l'hanno quasi tutta, quindi riusciamo a migliorare anche l'audio della TV e di Sky. Abbiamo un'entrata fono che ultimamente è tornata molto di moda, e poi dopo abbiamo la regolazione degli bassi, degli alti, il balance, il source direct, la regolazione dell'analog mode, abbiamo veramente di tutto. Questo è una bella manopolona del volume, ok? E tutte le entrate, guardate quante ce ne sono, cioè veramente un'esagerazione. Anche il DAC interno è un 24 bit a 192, quindi abbiamo tutto quello che dobbiamo avere. Suono. Allora, per chi è adatto questo apparecchio? Tutte le persone che hanno apparecchi vecchi e tipo gli si rompe l'apparecchio vecchio, vogliono una cosa nuova senza più aver problemi, senza svenarsi, questo è adatto, ok? Ma anche a quelli un po' più evoluti. Non a caso avevo messo nell'impianto da €1.000, migliore possibile da €1.000 secondo mie idee, ma uno degli impianti, ecco perché non è neanche giusto dire l'unico, insomma, tra gli impianti da questa cifra
avevo messo il PMA 520 e il suo lettore CD. Torno a dire la stessa cosa: se uno vuole stare entro certe cifre, queste sono macchine veramente molto molto interessanti. Hanno un bel basso, ok, perché il basso non è bello, è boom, ok, non è troppo soffiato, però è bello presente e suona bene. Adesso andiamo a vederlo dietro e poi dopo facciamo anche la prova di ascolto. Abbiamo usato delle monitor audio, le Bronze 2, che per me sono gran bei diffusori, costo di listino 500 euro, quindi abbastanza adatti all'impianto. Reflex anteriore e via scorrendo. Partiamo con la cinesina e dopo mettiamo i nostri soliti 3 brani. Come ho detto 1000 volte, sono apparecchi ben bilanciati, non hanno proprio lo stile inglese perché un po' di colore lo danno, perché è proprio la loro un po' caratteristica, però siamo veramente a buonissimi livelli. Come dico sempre, quando uno prende un impiantino così ben congegnato e già ascolta già veramente molto bene. Partiamo dal lettore CD, che è molto molto semplice. Abbiamo il cavo che purtroppo con questi prezzi non riescono a fare la vaschetta e quindi il cavo è già collegato, uscite destra e sinistra analogiche e l'uscita digitale ottica, e poi dopo il trigger in e out. Quindi se noi colleghiamo un cavettino tipo quelle per cuffie, no, da qui a qui, quando accendiamo l'amplificatore accendiamo anche il CD, o viceversa, possiamo anche mettere out qua e in qua. Ma andiamo a vedere il finale, che ha tante cose in più. Allora, partiamo dal fono, ok, fono MM con la sua massa. Abbiamo
4 entrate e addirittura abbiamo anche un'uscita per la registrazione reach out, che è una cosa che ultimamente non c'è quasi più, addirittura l'uscita subwoofer e i collegamenti per i diffusori. Okay? Naturalmente nei diffusori troviamo di serie un tappino che c'è lì, che se lo tiriamo via ci sta la banana dentro, oppure il cavo anche spellato. Andiamo sopra e vediamo le entrate digitali. Abbiamo un coassiale e addirittura 2 ottiche, quindi possiamo veramente collegarci di tutto. Spero di essere stato esaudiente. Come sempre su Audiocostruzioni trovate di tutto e di più che riguarda tutto quello che riguarda l'i-fi. Qui sotto potete iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati. Cosa dire? Audiocostruzioni numero 1. Ciao da Davide.